Oggi vi porto alla scoperta di uno degli artisti più enigmatici e affascinanti del XX secolo, Sigmar Polke. Pittore, fotografo, sperimentatore instancabile, capace di giocare con stili, tecniche e materiali sempre diversi. Sigmar Polke nasce nel 1941 a Oels, in Slesia, allora Germania, oggi Polonia. Nel 1945 la sua famiglia fugge a causa della guerra, stabilendosi prima in Turingia e poi a Düsseldorf, nella Germania Ovest. Negli anni di formazione, dal 1961 al 1967, studia all'Accademia d'Arte di Düsseldorf. Qui incontra Joseph Beuys e forma un sodalizio con altri artisti come Gerhard Richter, con cui condivide un'ironia pungente verso la cultura del dopoguerra tedesco. Nel 1963, insieme a Richter e Konrad Lueg, Polke dà vita al realismo capitalista, una provocatoria risposta tedesca alla pop art americana. Ma se Warhol celebra i prodotti di consumo, Polke li osserva con un sorriso ironico e spesso amaro. Le sue opere mescolano icone pubblicitarie, stereotipi e cultura di massa, mettendo in discussione i miti del benessere occidentale. Celebri sono le sue tele realizzate con i raster builder, immagini composte da puntini ispirate ai retini topografici dei giornali. Polke dipinge a mano i puntini, esasperando l'effetto meccanico e riflettendo sui meccanismi della riproduzione e del consumo delle immagini. Sigmar Polke non si limita mai a una sola tecnica. Usa resine sintetiche, pigmenti industriali, vernici trasparenti, materiali non convenzionali come stoffe stampate, plastiche e metalli. Le sue superfici mutano, riflettono, assorbono la luce, sono opere vive e cangianti. Polke si muove tra ironia e critica. Nei suoi lavori troviamo riferimenti al nazismo, alla guerra fredda, al consumismo e al potere dei media. Non propone mai messaggi semplici, l'ambiguità è il suo vero linguaggio. Negli anni 70 Polke si dedica anche alla fotografia sperimentale, manipolando pellicole, sovrapponendo immagini e alterando gli sviluppi chimici. I suoi numerosi viaggi, Afghanistan, Brasile, Indonesia, Stati Uniti, arricchiscono il suo immaginario, portandolo ad ampliare la sua visione interculturale e spirituale. Negli anni '80, con il ritorno della pittura sulla scena internazionale, Polke sviluppa grandi cicli pittorici, partecipa alla Documenta di Kassel e alla Biennale di Venezia, consolidando il suo ruolo di maestro dell'ambiguità visiva. Negli anni 90 e 2000, Sigmar Polke è ormai una figura di riferimento dell'arte contemporanea mondiale. Le sue retrospettive nei principali musei internazionali come il MoMA di New York, la Tate Modern di Londra e il Centre Pompidou di Parigi ne celebrano la straordinaria originalità. Sigmar Polke muore nel 2010 a 69 anni, lasciando un'eredità dirompente. La sua arte sfugge alle definizioni rigide, sfida ogni gerarchia estetica e continua ad influenzare intere generazioni di artisti. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!